5,4 sievert. È la dose esatta di radiazioni che ti colpirebbe oggi, in sole 24 ore, un giorno. Poi, la fine. Sei a 800 milioni di chilometri da casa e fa un freddo che frantuma le ossa. Meno 160 gradi. Sotto di te, ghiaccio. Sopra di te, un mostro gassoso che appare circa 24 volte più grande della nostra Luna. Questa è Europa, una delle lune principali di Giove. E questo posto, apparentemente deserto e spietato, è il bersaglio numero 1 nella ricerca della vita extraterrestre. Perché? Indovina cosa si nasconde sotto i tuoi piedi. Fermati un attimo, guarda la nostra Luna. È butterata, piena di crateri, buchi, vecchie ferite di miliardi di anni fa. Ora guarda Europa. È liscia, perfetta. È l'oggetto più liscio dell'intero sistema solare. Com'è possibile? Immagina una pista da pattinaggio su ghiaccio. Dopo una partita di hockey è tutta rovinata. Ma poi passa la macchina lisciatrice, stende nuova acqua, congela e torna perfetta. Su Europa succede la stessa cosa. C'è un meccanismo gigante, invisibile, che cancella i crateri. Una forza geologica che rinnova la crosta ogni 40 o 90 milioni di anni. Un battito di ciglia per l'universo. Sai cosa significa questo per te, adesso, mentre guardi? Significa che questo mondo è vivo, non geologicamente morto come Marte. È un'oscurità luminosa di attività. Eppure, la superficie è un inferno. Giove non è solo un pianeta grande, è una dinamo magnetica colossale. La sua magnetosfera è la più potente del sistema solare e funziona come un acceleratore di particelle naturale. Cattura elettroni e ioni, li accelera a frazioni della velocità della luce e li spara contro Europa. È un bombardamento continuo, un fuoco invisibile, una pioggia di proiettili subatomici che distruggerebbe il tuo DNA in poche ore. Non c'è scampo sulla superficie, nessuna tuta spaziale potrebbe salvarti a lungo. E qui la storia prende una piega inaspettata. Pensa a un giubbotto antiproiettile. Se è troppo sottile, il proiettile passa. Se è spesso, ti salva la vita. Il ghiaccio di Europa è quel giubbotto, è spesso dai 15 ai 25 chilometri. 15 chilometri di acqua congelata, dura come il granito. Questa prigione di ghiaccio, la stessa crosta che viene bombardata e avvelenata dalle radiazioni, è esattamente lo scudo perfetto. Assorbe ogni singolo impatto mortale, lasciando ciò che sta sotto in una pace assoluta. Il posto più letale del sistema solare sta segretamente proteggendo il rifugio più sicuro. Ma cosa c'è esattamente là sotto? La risposta è scritta nelle cicatrici. Guarda da vicino questa sfera bianca. La vedi? È attraversata da vene rosse e marroni. Le chiamiamo lineae. Sono fratture colossali, alcune lunghe migliaia di chilometri. E sai cos'è quel colore scuro? Non è roccia, è sale, solfati di magnesio, cloruro di sodio, lo stesso identico sale che trovi sulla tua tavola o nel nostro mare. Ma da dove viene? Non piove dallo spazio, viene dal basso. Il ghiaccio si spacca, si apre e dal profondo risale questo materiale rossastro. È come se Europa stesse sanguinando. E se c'è del sale che risale in superficie e si congela, significa solo una cosa. Lì sotto, nel buio totale, c'è dell'acqua. E non poca. Tra poco vedrai perché la quantità di quest'acqua cambierà ogni tua prospettiva. 1995. La sonda Galileo arriva nel sistema di Giove. Non un uomo, ma una macchina. Un esploratore di titanio e circuiti. Galileo non aveva una trivella. Non poteva bucare i 20 chilometri di ghiaccio, ma aveva uno strumento speciale, un magnetometro. Immagina di passare un metal detector sopra una spiaggia. Se suona, sai che c'è del metallo sotto la sabbia, anche se non lo vedi. Galileo fece lo stesso. Mentre volava vicino a Europa, sentì un'interferenza, un campo magnetico indotto. Europa non ha un suo campo magnetico naturale come la Terra. Eppure deviava quello di Giove in modo anomalo. C'era un solo materiale in natura capace di creare esattamente quella firma elettromagnetica su scala planetaria. Acqua liquida e salata.
tanta acqua liquida. Il sale rende l'acqua un conduttore di elettricità. E un enorme oceano globale e salato, muovendosi dentro il mostruoso campo magnetico di Giove, generava esattamente quella corrente elettrica fantasma. È stata una rivelazione sconvolgente. Non stavamo guardando un sasso ghiacciato. Stavamo guardando il guscio di un acquario cosmico. In quel momento, l'umanità ha capito che l'acqua liquida non è un privilegio esclusivo della Terra. È nascosta nel buio. Ma quanto è grande questo oceano? Tieni a mente questa immagine, perché sta per far crollare le tue certezze sulle proporzioni. Ascolta bene. Prendi tutti gli oceani della Terra. Il Pacifico, immenso e profondo. L'Atlantico, l'Indiano. Mettili tutti insieme. Ora, raddoppia quella quantità. Quello è il volume d'acqua nascosto dentro Europa. Una luna, che è più piccola del nostro satellite naturale, contiene il doppio dell'acqua liquida di un intero pianeta azzurro. Com'è possibile? Sulla Terra, gli oceani sono solo una pellicola superficiale, profonda, in media meno di 4 chilometri. Su Europa, l'oceano è un abisso nero profondo dai 60 ai 150 chilometri. Immagina di tuffarti. Scendi per 10 chilometri, 20, 50, 100 chilometri di oscurità assoluta, di pressione schiacciante. È una vastità microscopica rispetto all'universo, ma un infinito invisibile per noi. Ma c'è un problema enorme. Niente di tutto questo ha senso. Pensa alla distanza. Europa si trova a quasi 800 milioni di chilometri dal Sole. La luce che arriva laggiù è debolissima, un 25esimo di quella che riscalda le nostre spiagge. Il Sole, da Europa, è solo una stella un po' più luminosa delle altre nel cielo nero. A quella distanza, le leggi della termodinamica sono spietate. Tutto dovrebbe essere congelato, solido, fino al nucleo. Non dovrebbe esistere nessuna goccia liquida. L'oceano dovrebbe essere un blocco di ghiaccio inerte e silenzioso da miliardi di anni. Eppure, l'oceano è lì, fluido, in movimento. Qualcosa lo sta riscaldando dal basso verso l'alto. Se non è il Sole, qual è la fornace segreta che tiene in vita questo mondo? La risposta è la gravità, ma non una gravità normale. Un tiro alla fune cosmico. Europa non orbita attorno a Giove in un cerchio perfetto. La sua orbita è leggermente ellittica, un ovale. E c'è di più. Le altre lune grandi, Io e Ganimede, la spingono e la tirano ogni volta che si allineano. Il risultato? Quando Europa si avvicina a Giove, la mostruosa gravità del pianeta la attira, la stira, la allunga. Quando si allontana, Europa si rilassa e torna sferica. Immagina di prendere una graffetta di metallo e piegarla avanti e indietro 100 volte. Cosa succede? Nel punto in cui la pieghi, il metallo diventa rovente, brucia. Su Europa accade lo stesso. Questa deformazione si chiama riscaldamento mareale. Il nucleo roccioso di Europa viene impastato, spremuto, stritolato. Questo attrito titanico genera un calore immenso nel cuore della Luna. È un fuoco congelato, un calore che sfugge dalla roccia e sale verso l'alto, incontrando l'acqua gelida dell'oceano profondo. Questo è il motore. E se questo motore funziona come pensiamo, sul fondo di quell'oceano alieno sta accadendo qualcosa di straordinario. Qualcosa che conosciamo molto bene. Scendiamo laggiù. Attraversiamo 100 chilometri d'acqua nera, fino a toccare il fondale roccioso. Qui la pressione frantumerebbe un sottomarino nucleare come una lattina vuota. Ma proprio qui la roccia si spacca. L'acqua gelida penetra nelle crepe della roccia rovente. Si scalda a temperature estreme, si arricchisce di minerali e schizza di nuovo verso l'alto. Si formano i camini idrotermali. Immagina delle torri sottomarine che sputano fumo nero e acqua bollente nell'oscurità. Sulla Terra abbiamo trovato queste strutture negli abissi più remoti. E sai cosa c'era intorno? La vita. Interi ecosistemi. Granchi ciechi, vermi tubogiganti, batteri che non hanno mai visto la luce del sole. Creature che non vivono di fotosintesi, ma di chemiosintesi.
Mangiano i minerali sputati dalla Terra. Se Europa ha un oceano salato e un nucleo che genera calore e camini idrotermali, ha tutti gli ingredienti di base. La pentola è sul fuoco, la zuppa è pronta. Ma per far nascere la vita, l'acqua e il calore non bastano. Serve la chimica. Servono ossigeno, carbonio, zolfo, azoto. E qui il paradosso di Europa si chiude in un cerchio perfetto. Ricordi le radiazioni letali di Giove sulla superficie? Quell'inferno invisibile. Quelle radiazioni colpiscono il ghiaccio e lo spezzano. Rompono le molecole di acqua, creando composti chimici reattivi come l'ossigeno e il perossido di idrogeno, sostanze cariche di energia, l'energia che serve alla vita. Ma come fanno ad arrivare nell'oceano se c'è un muro di ghiaccio spesso 20 km in mezzo? Il ghiaccio non è immobile, è vivo. Ricordi le linee rosse? Il ghiaccio nuovo si forma dal basso, spingendo verso l'alto. Il ghiaccio vecchio, bombardato dalle radiazioni e carico di chimica energetica, viene lentamente trascinato verso il basso. È un nastro trasportatore geologico. Prende le sostanze create dalla morte in superficie e le porta giù, verso l'acqua, verso l'oceano buio. Da una parte il calore e i minerali dei camini idrotermali, dall'altra l'ossigeno e l'energia chimica che scendono dal cielo di ghiaccio. Si incontrano nel mezzo, in un oceano grande, il doppio di quelli terrestri. Non sappiamo se ci sia qualcosa che nuota in quelle acque, ma se c'è un posto nel nostro vicinato cosmico dove vale la pena guardare, è questo. Non resteremo col dubbio per sempre. Ottobre 2024. La NASA ha lanciato Europa Clipper, il più grande veicolo spaziale mai costruito per una missione interplanetaria. Arriverà nel 2030, non atterrerà, non perforerà il ghiaccio. Non può, le radiazioni friggerebbero i suoi computer in pochi giorni. Invece, farà 49 sorvoli ravvicinati, tuffandosi dentro e fuori la fascia letale di Giove. Scandaglierà il ghiaccio con i radar, annuserà lo spazio, cercando pennacchi d'acqua che potrebbero eruttare dalla crosta, lanciando campioni dell'oceano direttamente nello spazio. Cercherà la firma degli elementi fondamentali. Non cercherà i pesci alieni. Cercherà la conferma definitiva che la casa per ospitarli è accesa, calda e pronta. La superficie che ti uccide e l'abisso che ti culla. Lo stesso scudo di ghiaccio è sia la condanna che la salvezza. È questo il paradosso di Europa. Ci insegna che la vita, o le condizioni per essa, non hanno bisogno di un pianeta azzurro e di cieli sereni. Hanno bisogno di energia, chimica e tempo. E l'universo è pieno di tempo. Se c'è vita laggiù, è una vita che non ha mai visto le stelle. Non sa cosa sia il Sole. Non sa cos'è la vastità dello spazio. Il suo intero universo è un cielo di ghiaccio impenetrabile e un pavimento di fuoco roccioso. Se stai ancora qui, è perché una parte di te voleva sapere. E c'è molto altro da scoprire. Ogni molecola d'acqua nel tuo corpo è antica quanto le stelle. Sei qui, in questo momento, su un'unica possibilità tra miliardi di miliardi. Non stai guardando il cosmo, sei il cosmo che guarda se stesso. L'universo non ha bisogno di te. Eppure eccoti qui. Non sei nel cosmo, sei fatto di cosmo. E questo era l'oceano nascosto di Europa. Questo è Renderium. Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Se credi che queste verità debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la meraviglia, per chi ancora non sa che la realtà è così. E se c'è un mistero che vuoi vedere reso visibile, scrivilo qui sotto. I prossimi viaggi nascono da voi. Basta iscriversi per avere voce.